Ecco, allora ragazzi, vi faccio vedere il coltello all'arrivo comunque, dopo che stamattina l'ho usato nel bosco, nei vari utilizzi, per cui è nato. Faccio vedere la tenuta del filo, ovviamente il coltello è sporco perché è stato usato questa mattina. Vediamo come taglia. Dopo tutta la mattina che lo sto usando, io non l'ho riaffilato, come vedete è ancora sporco. Taglia in questo modo. Che non venga detto che la prova di taglio della carta è stata fatta a coltello pulito o comunque prima del test. Questo è il coltello dopo il test di questa mattina. Eccoci ragazzi, bentornati. Questo è il video in cui voglio parlarvi delle specifiche del coltello LB Project One. Precedentemente avete visto un video dove ho fatto vedere il coltello in utilizzo, ok? Questo video riguarderà le specifiche e riguarderà il progetto, come è nato e che cosa c'è dietro questo coltello, ok? Intanto vi faccio vedere il coltello, arriva con questa custodia, ok? Molto bella, molto ben fatta, comunque con del cuoio, diciamo, nella parte anteriore. Si apre con la cerniera in questo modo e è comoda anche per trasportare il coltello, comunque per riporre il coltello in sicurezza, evitare urti, evitare danneggiamenti. Arriva anche con il certificato di autenticità, ok, di Giuseppe Lovaglio, in metallo inciso, praticamente. Qui vedete il modello, l'acciaio utilizzato, il materiale del manico, il tipo di trattamento della lama, e qui dietro trovate tutte le specifiche del Maker Giuseppe Lovaglio, ok? Tutti i contatti, li metto qui davanti in modo che possiate vederli. Certificato di autenticità, ragazzi, in metallo, non in carta, non un cartoncino, non un biglietto da visita che magari nel tempo si strappa, si macchia, si piega, si accartoccia, no, un certificato di autenticità che comunque ha una durata importante in modo che possa accompagnare e mantenere il coltello nel tempo. Mantenersi con il coltello nel tempo. Andiamo a vedere il coltello. Il coltello viene con questo fodero in Kydex, come avete già visto, con la possibilità di doppio porto, sia orizzontale che verticale, un'ottima ritenuta. Eccolo qua. Ok? Quindi un fodero in Kydex, devo dire, molto ben fatto. Lo scolo per i fluidi, ok? Molto bello, molto ben fatto. Molti, vedendo il coltello, hanno iniziato a dire, come giustamente e comprensibilmente, ma un coltello del genere doveva essere fornito con un fodero in cuoio. Certo, giustissima osservazione, però ragazzi, quello che abbiamo cercato di fare è di creare un coltello che comunque potesse essere accessibile. Un coltello che appunto avesse un prezzo tale, per un prodotto ovviamente, diciamo, di grande artigianalità, ma che avesse un prezzo tale di poter essere acquistato, di poter essere usato, quindi non solo per collezionisti, ma proprio per chi, diciamo, il coltello lo vuole utilizzare, ok? Quindi questa cosa, ovviamente, fare un fodero in cuoio, che quindi e Giuseppe quando nei suoi coltelli accompagna i foderi in cuoio, sono foderi fatti da bravissimi coromai, quindi parliamo di foderi di qualità, avrebbe fatto lievitare naturalmente il prezzo, perché comunque anche come materia prima paragonare il Kydex a un cuoio, oltre al fatto che il cuoio poi necessita di tutte le lavorazioni, delle cuciture manuali, quindi per un prezzo in cui è venduto questo coltello, il fodero in cuoio praticamente alla fine non ci si stava dentro su questo prezzo, ok?
Quindi da questa la motivazione per cui è stato scelto il Kydex, oltre al fatto che comunque è un fodero durevole, robusto, con pochissima se non nulla manutenzione, che comunque servirà il coltello per un tempo praticamente lunghissimo, senza particolari problemi. Non invecchierà, non si rovinerà. Lo vedete, io sono un fan del cuoio, però comunque sia, bisogna dire anche i vantaggi che ha il Kydex. Comunque, il rapporto qualità-prezzo, secondo me, è comunque un ottimo fodero. Veramente ben fatto. Andiamo al coltello, ragazzi. Il coltello l'avete visto in azione. Adesso vado a parlarvi delle specifiche. Posso dirvi tutte le misure a memoria, ragazzi, perché il coltello praticamente Giuseppe si è occupato della parte realizzativa, io della parte del design, ma questo percorso comunque è stato sempre incrociato. Ci siamo continuamente confrontati per cercare di creare un coltello il più versatile e il più funzionale possibile. Ok? Lo vedete? La lama è lunga 12 cm e mezzo, con un filo utile di 12 cm, quindi un coltello né troppo grande né troppo piccolo. Il manico è lungo 12 cm,3 mm, ok? Circa, millimetro più, millimetro meno. È full tang, guancette in micarta color naturale, ok? Che anche nel tempo tendono a scurirsi, dando un aspetto al manico veramente meraviglioso. L'acciaio appunto è il 5200 che vedete riportato su questo lato con il nome del maker, qui il numero seriale e qui il mio logo del canale, che potete trovare anche sul canale, le nostre iniziali e Project One. Questo coltello nasce da un confronto tra me e Giuseppe Lovaglio, nato circa un anno fa. Poi per una serie di priorità abbiamo dovuto dare priorità ad altri impegni, ok? Fin quando, diciamo, un po' di tempo fa abbiamo ripreso in mano il progetto e finalmente siamo riusciti a concludere quello che volevamo, cioè appunto la creazione di un coltello estremamente funzionale. Mentre lo realizzavamo, praticamente, diciamo, rimanevamo stupiti di ciò che stava venendo fuori, ok? Apparentemente è un coltello semplice, ma veramente che in mano bisogna impugnarlo, bisogna averlo sotto mano per capire quanto sia bello questo coltello. È veramente, ragazzi, guardate, io sono veramente contento in una maniera incredibile. È un coltello che qualsiasi cosa voi pensate, lui la fa. Cioè, nel senso, lo potete impugnare in mille modi. Potete prenderlo pinzato, potete prenderlo dalla presa all'inglese, potete prenderlo col pollice sul dorso. È un coltello veramente versatile, che è fruibile a 360 gradi. Ovviamente non è un coltello da uso estremamente pesante, è un coltello che ovviamente va a inserirsi qualora si pensa di fare campo, di fare utilizzi molto pesanti, per esempio con un'accetta, con un segaccio, va a inserirsi in quel set di strumenti. È un coltello appunto che è pensato per diciamo l'attività di campeggio, di bushcraft, di escursionismo. Il peso del coltello è 194 grammi senza fodero, 290 grammi circa col fodero, quindi siamo sotto i 300 grammi. Questo gli permette anche di essere facilmente trasportato anche alla cintura, anche per trekking, comunque lunghi cammini. Le guancette in micarta sono fissate al codolo del coltello tramite una resina epossidica molto robusta, che io ho anche nelle customizzazioni, che non ha mai ceduto nell'arco degli anni sui coltelli che già ho, rafforzata poi dal fissaggio con questi tubini d'acciaio flangiati. Sono dei tubini, ragazzi, che vengono messi sotto un estrema, diciamo, peso, sotto un'estrema forza, vengono spinti, dilatati in maniera tale da creare un fissaggio di tipo meccanico veramente, ragazzi, incredibile. Questo sistema di fissaggio infatti lo troviamo
in alcuni coltelli TRC, come lo troviamo anche in vari coltelli della Busse, quindi coltelli proprio per uso pesante. Oltre ad essere un sistema molto molto fruibile, perché? Perché ragazzi, questi fori voi li potete sfruttare come volete, nel senso che potete usare il foro posteriore per un lacciolo, ma potete fissare questi fori anche, adesso andiamo un po' più nel campo della sopravvivenza, ma qualora voleste innestare il coltello su un bastone, ok? Per, diciamo, non so, uno magari deve arrivare a tagliare qualcosa più in alto, o comunque in un caso di estrema emergenza, praticamente creando delle asole, praticamente, ok? Potete andare a innestare il bastone su questo lato, praticamente trasformando il coltello poi attaccandosi a una lancia, magari proprio per tenere lontano o per arrivare in punti più distanti. Ovviamente parlo di situazione estrema, ok? Sapete, io nel mio canale trovate video su coltelli manico cavo, coltelli da sopravvivenza, coltelli da campo. Non sono una persona fissa, diciamo, su una tipologia di coltello e basta. A me i coltelli piacciono tutti e nel tempo, diciamo, ho cercato di capire quello che secondo me era il meglio, era il peggio. Ok? Ovviamente questo coltello, diciamo, l'ho disegnato cercando di sfruttare il massimo per quello che riguarda il coltello di questo genere, ok? Quindi praticamente andiamo a vedere un attimino anche la scelta del bisello, un sabre alto, perché per esempio prendiamo il Mora Garberg, un ottimo coltello da bushcraft, ok? Ha questo bisello Scandi, ok? Ottimo per il legno, che però personalmente trovo più limitato nei lavori per esempio su cibo eccetera, e soprattutto nell'arco del tempo quando si va a consumare il filo e si inizia a indietreggiare si trova subito il tallone dello Scandi, quindi uno spessore molto ampio praticamente della lama. Quando si va a riaffilare, ok, parlo di durata nel tempo, ok, potrebbe diventare ostico, cosa che invece come vedete in questo caso praticamente no. Quindi questo è un bisello che secondo me è molto più versatile, ok? Prendiamo un altro esempio, l'Esi 4, un ottimo coltello, ok? Molto spesso critica che gli viene mossa ed effettivamente è così. Io ho mani abbastanza grandi, bellissima lama, bellissimo coltello, ok? Vado a impugnarlo, il manico, per esempio per uno che ha la mano come me, è piccolo, cioè io vado sopra la guardia e praticamente il palmo della mia mano esce fuori dal manico. Qui abbiamo messo praticamente un manico bello ampio, anche con mani grandi si impugna benissimo, ok? Finger choil su certi coltelli di questa dimensione non l'ho voluto su questo coltello perché? Perché ho cercato di sfruttare al massimo la lunghezza del tagliente, del filo. C'è un salvafilo qui che facilita nelle operazioni di riaffilatura, ok? La lama, ragazzi, ho voluto questa, diciamo, forma che somiglia molto al Kepart, no? Però si mantiene così abbastanza rettilinea per avere il massimo della forza nei lavori di spinta, ok? Molti mi hanno detto ci vedo qui, ci vedo là. Questo qui, ragazzi, è un coltello che io nel 2011-2012 mi sono realizzato io. Coltello che ancora oggi mi piace moltissimo usare, ok? E se guardate somiglia veramente tanto al coltello che adesso ho disegnato per Giuseppe, cioè che ho disegnato e progettato insieme a Giuseppe, ok? Quindi è ovvio che, diciamo, non ho inventato l'acqua calda, ho voluto mettere l'esperienza da utilizzatore in un coltello, ok? Poi cosa abbiamo pensato? Appunto, sapete, allora, la priorità è usare il Firesteel, molti coltelli li usiamo accompagnandoli a un accendino, fiammiferi, eccetera, però sicuramente in emergenza avere un dorso affilato e sfruttabile col Firesteel è qualcosa di utile. Abbiamo ascoltato anche, io ho ascoltato, ho visto anche
i pareri, le opinioni, no? Di vari utenti. Comunque questa qui è una cosa che effettivamente potrebbe avere anche la sua utilità, ok? Quindi questo discorso l'ho affrontato altre volte. Comunque sia, in emergenza avere la possibilità di usare il coltello, no? È un qualcosa che viene richiesto, qualcosa che viene apprezzato, l'abbiamo voluto sul coltello, come avete visto funziona alla perfezione, ok? Il controllo, questi incavi per il pollice, ok, danno un controllo anche alla presa all'inglese veramente fantastica, il tutto accompagnato a questa guardia che personalmente, non essendo una guardia esagerata, non dà nessuno svantaggio nel controllo del coltello, ma tutto il vantaggio di avere comunque anche in lavori dove si va di punta, di spinta, eccetera, qualcosa che protegge la mano e impedisce uno scivolamento accidentale, magari con le mani umide e bagnate. La micarta, molti mi hanno detto perché non l'hai voluto in legno? Perché? Perché io ragazzi praticamente vado in montagna d'estate e d'inverno anche a temperature molto sotto lo zero, abbiamo dormito anche a meno 20 gradi in montagna, ok? Quindi volevo un materiale che non subisse deformazioni, ok? Dovute allo sbalzo termico, ok? Quale materiale più durevole e più robusto di una buona micarta che poi alla fine di tutto, usandola, ragazzi, prende questo colore che è spettacolare, ragazzi. Ma guardate che abbinamento cromatico, guardate quanto è bello, ragazzi. È qualcosa di spettacolare. Un coltello costruito con materiali moderni, diciamo, tecnologici, ma che comunque mantiene ancora un fascino old school. Guardate che bellezza, un coltello fantastico, ragazzi. E bisogna proprio impugnarlo per rendersi conto del comfort che ha questo coltello. Linea semplice che si presta veramente a tutti gli usi. Il fondo l'ho voluto tondo perché comunque quando andiamo a spingere o aprire dei listelli di legna con la punta, sfruttando la punta, posso appoggiare il pollice sopra senza avere alcun fastidio. Ok? La forma della lama, ragazzi, per esempio, chi dovesse magari scoiare selvaggina o che pratica attività venatoria, si presta in questo modo a progredire, diciamo, non danneggiando quello che è sotto, ok? Cercando appunto quando nelle attività dove c'è bisogno di scuoiare della selvaggina in questo modo. Il coltello è veramente, ragazzi, io sono veramente contentissimo di questo coltello. Lo sto usando ormai da una settimana e veramente sono contentissimo, contentissimo. Guardate le finiture anche, no? Che Giuseppe praticamente realizza in maniera impeccabile. Vi metto vicino proprio per farvi vedere che comunque questo coltello nasce da un'esperienza dove praticamente ho maneggiato moltissimi coltelli, no? Quindi guardate anche le finiture vicino a un TRC. Veramente delle finiture, ragazzi, di livello. Veramente di livello. Questo è il TRC Softpole. Guardate. Guardate che bellezza. Guardate le finiture che ha fatto Giuseppe Lovaglio su questo coltello. Coltello veramente stupendo, ragazzi. Che dire, mi avete contattato, mi avete fatto domande dove si può prendere, dove non si può prendere. È stata fatta una run di 8 pezzi, ragazzi, che sono stati venduti in pochissimo tempo, in un'ora e mezzo. Adesso Giuseppe sta raccogliendo degli ordini. Quindi, qualora voi siate interessati a questo coltello, dovete contattare non me, ma Giuseppe Lovaglio. Io mi sono occupato del design del coltello, del disegno del coltello, di mettere la mia esperienza per la realizzazione di questo coltello. Tutto quello che riguarda le vendite, gli ordini, eccetera, eccetera, riguarda Giuseppe Lovaglio, non riguarda me. Quindi potete contattarlo su Instagram o su Facebook, sui vari social, e appunto chiedere di essere messi in lista e nel giro di qualche settimana
Giuseppe potrà realizzarvi il vostro LB Project One. Che dire ragazzi, io mi auguro di avervi spiegato tutto ciò che c'è, ma anche se avrò dimenticato sicuramente qualcosa, perché parlare in una manciata di minuti di questo coltello, dove dietro sembra apparentemente semplice, ma in realtà diciamo che si è cercato di creare tutto ciò, di mettere insieme tutto ciò che per la mia esperienza era quello che più mi è piaciuto e che ho trovato più utile per quello che riguarda i coltelli per questo tipo di impiego, quindi bushcraft, campeggio, escursionismo, eccetera, eccetera. Che dire ragazzi, il video si conclude qua, fatemi sapere cosa ne pensate, come sempre, per qualsiasi informazione ragazzi riguardo al coltello, di qualsiasi tipo, lo sapete, io sono disponibilissimo a rispondervi e a darvi chiarimenti. Fatemi sapere, ci vediamo al prossimo video, ciao!